Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Allora, oggi si parlerà del ponte LCR. Qualcuno mi ha chiesto se spiego come fare qualche misura, se spiego qualche parametro da usare con il ponte LCR, perché ci sono diversi parametri, e allora ho deciso di fare un video apposta. Faccio un video utilizzando questo apparecchio qui, nuovo, che è un apparecchio, aspettate l'accendo, è un apparecchio che funziona molto bene, della Fnirsi, e è un apparecchio che diciamo vi consiglio a tutti onestamente, perché va veramente bene. Oltre che essere bellino, è veramente un apparecchio valido. Che vi devo dire? Proseguite a vedere questo video e vedete cosa combino per voi, ma diciamo cosa combiniamo insieme, perché voi mi vedete e io questi video li faccio per voi, sì, che cosa combiniamo insieme questa volta. Come ponte LCR useremo questo Fnirsi, l'LC 1020, che arriva in questa bella scatolina. È un ponte che arriva diciamo come frequenza di campionamento fino a 100 kHz, sicché è piuttosto alto. Ci danno ovviamente tutti gli accessori, arriva nella sua scatolina molto bellina, e ci danno anche, oltre al caricabatterie, ci danno questa coppia di puntali che si può usare mettendola qua se uno volesse fare delle misure diverse che dalle clip standard. Di solito però si usa le clip, difficilmente si va a usare queste. Comunque ci sono anche queste qui diciamo in dotazione. Allora, cosa si può fare con un ponte LCR? Partiamo dalla misura delle resistenze. Questa è una resistenza antiinduttiva e poi abbiamo un altro tipo di resistenza, per esempio questa, perché misurare le resistenze ovviamente è una cosa banale. Allora avvicino in maniera che vediate lo schermo, che non ci siano anche riflessi, perché il problema sono anche riflessi. Togliamo la pellicola che non avevo ancora tolto. Tra parentesi ci ho fatto qualche prova e è da stamani che è acceso e la batteria dura tanto. Il problema grosso di questi schermi qui molto lucidi sono i riflessi, che non c'è verso di togliere, che lo terrò un attimino così. Vedete, se lo metto così ci sono riflessi, devo tenerlo leggermente storto purtroppo, in maniera che i riflessi non vadino a picchiare nella telecamera. Comunque, come tutti i ponti, c'è la possibilità di regolare la frequenza, il primo parametro. Vedete, si parte da 100 Hz, 120, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Di solito si tiene a 1 kHz. Poi abbiamo anche l'ampiezza che lui eroga, di solito si lascia lì su 0,6 volt, il bias lo stesso si lascia su 0, e range si può lasciare in automatico, così diciamo fa tutto lui. Poi con quest'altro pulsante, che è questo, si può scegliere se metterlo in automatico e ci viene scritto auto, oppure se gli vogliamo far fare le misure noi. Ora è messo su resistenza, andiamo a misurare la resistenza, lo mettiamo su R, così diciamo facciamo quello che ci pare noi e non quello che vuole lui, anche se diciamo ci azzecca sempre molto bene. Allora, i parametri diciamo di una resistenza, ovviamente è facile. Questa è una resistenza antiinduttiva, la collego, è una resistenza teoricamente da 52 ohm, in realtà è da 58, è anche vecchia, può anche darsi che sia invecchiata, abbia cambiato leggermente valore, e è una resistenza da 58 ohm. Uno dice vabbè, l'ho misurata e sono a posto. No, ci si può lavorare. Per esempio, se io lavoro col parametro di frequenza, qui ora vedete che è su 1 kHz, se io vado a
10 kHz e se vado a 100 kHz, come vedete un po' si sposta, perché lavorando a frequenze diverse ovviamente un po' la resistenza, diciamo, cambia, e questo ci dà già anche un'idea se la resistenza lavora bene a frequenze alte o se lavora solo bene a frequenze, diciamo, basse, se è molto induttiva o no. Se noi mettiamo un altro parametro, per esempio questo parametro qui, che è il θ, se noi vediamo, cambiando la frequenza, il numero varia un po', ovviamente, però non varia, al limite varia leggermente in negativo. Diciamo che questa resistenza qui è più al limite capacitiva che induttiva. Se io ci metto quest'altra resistenza qui, che è da circa 1 ohm, però è una resistenza a filo, e io la metto sotto, se io la metto, vedete che segna 0,9 ohm, se io aumento la frequenza cambia anche il parametro. Fino a 1 kHz non succede quasi nulla, però se vedete questo parametro cambia, già a 10 kHz sale, più sale questo parametro più si va nella parte induttiva. La resistenza è rimasta più o meno nello stesso valore. Se vado però a 100 kHz vedete che la resistenza va, invece di essere 0,9 ohm, quasi diciamo 1 ohm per fare conto pari, è andata quasi a 1 ohm e mezzo, e abbiamo questo valore qui che è aumentato, perché da quasi 0 praticamente è andato a 56. Questo mi dice che questa resistenza ha una componente molto induttiva, e lo vedo anche usando un altro parametro. Se uso questo parametro qui, l'X, che è, se uso il parametro X che indica la reattanza, se vedete a 100 Hz non è niente, se vado a 120 Hz rimane lì, a 1 kHz è costante, a 10 kHz la reattanza è già 0,2 ohm, anche se la resistenza ohmica più o meno è rimasta costante. Se io salgo a 100 kHz, il valore della resistenza sale a 1,4 ohm e la reattanza mi è andata a 2,19 ohm rispetto alla resistenza di prima, che più o meno è rimasta uguale. Questo vuol dire che questa resistenza qui ha una forte componente induttiva, sicché secondo in che circuiti c'ho da usarla non andrebbe bene. Come vedete, con un ponte non ci limitiamo a misurare solo la resistenza, ma possiamo vedere anche degli altri parametri che ci possono tornare comodo a seconda del circuito dove vogliamo montare anche una semplice resistenza. Facciamo un paio di misure su 2 bobine. Questa è una bobina da 90 microhenry, è nata per lavorare a 10 kHz, e vediamo cosa si può vedere con i vari parametri, e dopo misureremo un'altra bobina invece che non è nata per impieghi switching. Allora, se andiamo a vedere, è una bobina da 90 microhenry alla frequenza di 10 kHz. Q è il fattore di qualità, più alto è questo numero, diciamo, è migliore si comporta in questo caso la bobina. Se io vado a 100 kHz, come vedete, il fattore di qualità è sceso di parecchio, e così se io vado a 100 Hz, se io vado a 120 Hz, e a 1 kHz rimane piuttosto basso, mentre alla frequenza diciamo che per cui è nata la bobina, per cui deve lavorare, diciamo il fattore di qualità è il più alto di tutti. Un altro parametro utile che possiamo vedere è il parametro D, che è
diciamo, il fattore di perdita o fattore di dissipazione. E questo più è basso e diciamo meno energia dissiperà il componente. Va bene anche per un condensatore lo stesso parametro. Se io vario la frequenza, qui siamo a 10 kHz, praticamente la frequenza per cui è nata la bobina, e come vedete è molto basso. Se io vado a 100 kHz, come vedete è andato a 0,5 invece che 0,0 qualcosa, e la stessa cosa rimane intorno a 0, sia a 100 Hz, 120 Hz, a 1 kHz comincia già a essere buono, e a 10 kHz praticamente è il suo massimo. Se noi andiamo a misurare l'altra bobina, che è una bobina, se non mi sbaglio, da 100 microhenry, se andiamo a 117 microhenry a 10 kHz, però se andiamo a vedere qui, se andiamo a vedere il fattore di dissipazione a 10 kHz va bene, è molto basso. Se andiamo a 100 kHz, come vediamo, è salito, e a 100 Hz, a 120 Hz e a 1 kHz è più alto praticamente dell'altra bobina. La stessa cosa se ritorniamo a vedere il fattore Q, come vedete c'è una differenza. Ora è la bobina che abbiamo sotto, metto quell'altra. Allora, la bobina che abbiamo sotto, per esempio, qui ha un Q di 6, se metto l'altra anche a 1 kHz ha un fattore di qualità più alto, sicché più è alto il Q, si è detto, e migliore è la bobina. La stessa cosa se andiamo a 10 kHz, qui era 21, in quest'altra bobina abbiamo 10, 11, sicché ovviamente se dovessi scegliere fra le due bobine per un uso per esempio a 10 kHz, sceglierei l'altra bobina che mi dà sia un fattore di dissipazione basso sia un Q più alto. E anche qui col ponte si può fare delle misure che non è legata solamente, non ci dice solo quanti microhenry o millihenry è, ma ci dà anche degli altri parametri, e questo lo possiamo vedere ovviamente solo con un ponte, non lo possiamo vedere per esempio con un impedenzimetro e basta. Un'altra cosa che possiamo fare è fare una valutazione anche di parametri vari dei condensatori, che non è la solita misura della capacità e delle ESR, ma ci dà anche dei fattori, diciamo, di qualità del condensatore, dove possiamo vedere diverse cose. Questo è un condensatore vecchio e questo è un Nikon nuovo. Sono tutte e due come valore nominale 2200 microfarad. Ora proviamo a misurarli, l'ho già scaricati, vi ricordo, i condensatori prima di misurarli vanno sempre scaricati, anche se le levate dal cassetto, così lo prendete come abitudine, il rischio di bruciare il ponte o qualsiasi altro apparecchio che ci mettete, che scaricateli sempre. Io l'ho già fatto. Partiamo da questo qui giallo e poi misuriamo questo qui nero che è più nuovo e vediamo i vari parametri come sono differenti. Ho messo sotto il condensatore, diciamo, più vecchio, e dopo faremo anche la prova con un altro condensatore uguale per vedere proprio la differenza. E il primo parametro, che qui vedete R, è praticamente le ESR, 0,047, sicché è buono. La capacità è 2400 microfarad e ovviamente può cambiare da condensatore a condensatore anche a valore di capacità nominale. Comunque le ESR è buono, questo condensatore anche se è vecchiotto è buono. E vediamo un altro parametro. Andiamo nel parametro D, che è il fattore di perdita o di dissipazione, e vediamo che
è 0,7 e anche qui questo valore più basso è e meglio è, e mi sono segnato 0,7. L'altro parametro che andiamo a vedere è il Q. Qui si è detto che il Q più alto è e meglio è, il fattore di qualità, e abbiamo 1,4 sempre col condensatore giallo. Poi possiamo andare a vedere anche il θ, che più è negativo e più, diciamo, è la parte capacitiva del componente che andiamo a misurare. In questo caso è 54,5. Ora io metterei sotto il condensatore della Nikon, che è più giovane, più nuovo, e vediamo quello che succede. Ripartiamo dalla R, 0,033 contro quell'altro era 0,047, sicché comunque l'ESR è buono in tutti e due i condensatori. Se dobbiamo fare una scelta, ovviamente poi dobbiamo analizzare anche quegli altri parametri, non solo l'ESR. Qui abbiamo il fattore D, che nell'altro era 0,71, e se detto il fattore di dissipazione più è basso e meglio lavora il condensatore, qui in questo caso è 0,43, diciamo che a cose normali scalda poi meno. L'altro fattore è il fattore Q, che se detto più alto è e meglio è. In quell'altro il fattore Q era 1,39, qui è 2,29. Poi abbiamo l'altro valore che è il θ, qui è 66, meno 66, e anche, diciamo che il componente è più capacitivo che di quell'altro, sicché se dobbiamo scegliere fra i due condensatori, alla fine la scelta cade nel Nikon, perché non c'ha solo un ESR più basso, ma anche gli altri valori che sono tutti più belli. Un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi è che si può bloccare la misura. Vedete, qui è venuto hold, sicché potete misurare un componente, lo bloccate e ve lo guardate, diciamo, con calma. Anche questa qui è una funzione che è comoda. Ho fatto questa misura a 1 kHz, ma ovviamente le varie misure le possiamo andare a fare anche, per esempio, a 100 Hz. Spesso io ho condensatori di filtro che alla fine lavorano a 100 Hz, perché sapete dopo il ponte c'è 100 Hz, li vado a testare a 100 Hz. Comunque ho testato questi condensatori qui a 1 kHz perché sul database questi qui venivano testati a 1 kHz. Ci sono dei condensatori che sul database vengono testati invece, condensatori di filtro, a 120 Hz, che di solito è la, diciamo, frequenza dopo il ponte di diodi che abbiamo in America, perché in America ci sono 60 Hz invece che 50, che dopo il ponte di diodi c'è esattamente il doppio. Allora facciamo una misura ora del condensatore, vediamo se ho trovato quello, diciamo, quello che cerco. Ecco, questo è l'altro condensatore, sempre giallo, però questo qui rispetto all'altro giallo ha dei problemi e si vede subito. Abbiamo un ESR che è 1,6 ohm invece che 0,047, sicché ovviamente questo condensatore qui sarebbe già da scartare, perché un condensatore da 2000 microfarad con ESR così alto non va bene. Ce lo dimostra il fatto, per esempio, che il fattore di dissipazione è molto alto, ma veramente molto alto. Nell'altro condensatore sempre giallo, come anche questo che ho messo sotto, è sempre un condensatore giallo, non solo, dicevo, ha un ESR più alto, ma se andiamo a vedere il fattore di dissipazione in quell'altro, ora lo metto sotto, è 0,71, e questo qui è una cifra esagerata, sicché ovviamente questo condensatore che ha un ESR più alto ha anche un fattore di dissipazione esagerato. Questo condensatore lo mettiamo sotto
e dopo un po' bolle perché non va bene il fattore Q. Quell'altro era 1,39 e questo qui, che è un condensatore un po' rovinato, mi dà 0,040 e si è detto il fattore di qualità più alto è, diciamo, e meglio è. E la stessa cosa poi alla fine viene fuori anche con il fattore θ, che meno 2,29 contro, sempre col condensatore fratello suo giallo, meno 54. Sicché, come vedete, si possono vedere anche altri parametri e uno ha diversi condensatori, le confronta o impara a riconoscere i vari parametri e da lì vede bene quelli che deve scartare non solo come ESR ma anche come altri parametri. Si può usare il ponte anche per vedere l'impedenza di un altoparlante. Ne prendo uno e vi faccio vedere. Allora, questo è un altoparlante. Come sapete, con un tester l'impedenza vera di un altoparlante non la potete misurare, poi ci sarà un video apposta su come misurare l'impedenza degli altoparlanti. Comunque, se andate a misurare con un tester qui, andate a misurare la resistenza della bobina, ma non l'impedenza dell'altoparlante, che è un'altra cosa perché si misura a 1 kHz. Allora, per misurare l'impedenza di un altoparlante, frequenza 1 kHz, va messo il parametro Z, che è appunto l'impedenza. I parametri sotto, diciamo, si possono vedere altre cose, comunque in questo momento non ci interessa, lo lascio su Q. E se andiamo a misurare questo altoparlante a 1 kHz ha un'impedenza di 9,5 ohm, che non potete ovviamente rilevare con un tester, perché un tester segnerà, come ripeto, solamente la resistenza fisica della bobina. Sicché abbiamo visto come usare un ponte, qualche misura con il ponte, non tutte, per avere un'idea. Spero di aver chiarito qualche leggero dubbio. Questo apparecchio, c'è anche la possibilità ovviamente di entrare nel menu, dove si può scegliere la lingua, si può scegliere se mettere contrasto, volume, il periodo di spegnimento, se lo vogliamo mettere, e poi si può fare la calibrazione. La calibrazione non la faccio ora perché l'ho fatta prima. Comunque si può fare con i puntali aperti, oppure, se sposto, con i puntali chiusi, e lui, lo strumento, fa tutta la calibrazione da sé. Poi ripremiamo il tasto OK, si esce dalla calibrazione e torniamo alla misura normale, e fa anche questa funzione qui, la fa, diciamo, in automatico. Se vedete la batteria, io da stamani che l'ho acceso ci ho spippolato un po', poi me lo sono scordato acceso anche quando sono andato a mangiare, sicché mi sembra che la batteria, a meno che non funzioni l'indicatore della batteria, mi sembra che insomma si possa usare una giornata tranquillamente senza trovarci a piedi dalle nostre misure. Sicché io di questo apparecchio qui sono veramente soddisfatto. È alle volte apparecchi diciamo economici, perché questo non è un apparecchio che costa tanto rispetto ad altri, ovviamente è un apparecchio che costa il giusto, si può comprare tranquillamente. Alle volte con qualche apparecchio economico ho qualche dubbio. Questo qui, questo ponte LCR, sono rimasto, diciamo, veramente soddisfatto, sicché ve lo consiglio. Allora, il video è finito e spero di aver chiarito qualche dubbio sull'uso del ponte LCR. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma, diciamo, come si dice, non è la sede adatta e sarebbe una cosa piuttosto lunga. Comunque le misure principali io credo di avervele spiegate, di avervele dette,
E quel ponte che vi ho fatto vedere, che è qui da qualche parte, vediamo se lo trovo, voglio guardare sempre la camera. Questo ponte qui, vi metto il link in descrizione con lo sconto, ovviamente. Chi lo volesse acquistare, io ho strappato uno sconto per voi e in descrizione ci trovate il link che dovreste trovarlo scontato. È un ponte che va molto bene e costa il giusto, sicché diciamo ve lo consiglio veramente. E allora che vi devo dire? Il video è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!